Uè, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono il Deccio e questo è il mio primo video. Dipingo miniature da diverso tempo e ho deciso di intraprendere questa nuova avventura su YouTube. Non per creare dei veri e propri tutorial, ma per condividere con voi quella che è la mia passione per questo hobby, in modo da creare un luogo di confronto e crescere insieme. Oggi vi mostrerò come ho dipinto un Royal Warden del mio esercito Necron in quello che io definisco un buon livello da gioco. Detto questo, partiamo! Per iniziare ho dato una mano di primer nero ad aerografo con un lievissimo effetto zenitale. Passo quindi alla preparazione del colore di base. Visto il tipo di modello ho preferito partire con un metallico per velocizzare il lavoro e ottenere una base comunque uniforme che mi possa aiutare in seguito. La scelta è ricaduta su questo metallico della Greenstuff World che, essendo molto liquido, è a mio avviso perfetto per essere dato ad aerografo. Nonostante questo ne aumento comunque la diluizione rendendolo ancora più liquido. Una volta mescolato il colore inizio a dipingere il modello con l'aerografo. Cerco di dare maggiore importanza alle parti che saranno metalliche, anche se poi in questo momento non sono particolarmente preciso, anche perché poi il colore verrà coperto da passaggi successivi. Cerco comunque di essere abbastanza uniforme e coprire il modello in tutte le sue parti. Questo è il risultato dopo l'applicazione del colore di base. Il mio obiettivo adesso è dare maggiore profondità al colore metallico dato in precedenza e per farlo utilizzo un nero lucido molto diluito con del thinner in modo da farlo scivolare facilmente nei recessi e nelle parti più in ombra. Lo applico senza troppa attenzione, anche perché una sbavatura in questo momento è facilmente recuperabile, a tutto il modello. Spesso preferisco creare da me le lavature, come in questo caso, poiché a parer mio danno un effetto meno sporco e più controllabile soprattutto con il pennello. Voi invece cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Dopo questa sorta di shade, ne approfitto per preparare il colore sulla nostra wet palette. Per i miei Necron utilizzo per lo più i colori della Scale 75 perché ritengo che la finitura opaca contrasta molto bene con il metallico delle armature. Di solito per diluire i colori utilizzo un po' di thinner per aerografo e un po' di acqua distillata. Ho notato che così il colore rimane molto più fluido rispetto alla sola acqua. Per comodità uso spesso questi tappi a corona perché li trovo molto utili nelle piccole diluizioni o per creare degli shade. Come schema di pittura dei miei Necron ho scelto di crearmi un turchese e per farlo vado a mescolare assieme questi tre colori fino ad arrivare, nei punti luce più estremi, all'avorio puro. In questo momento il colore è sì diluito ma comunque molto coprente, anche per velocizzarmi il lavoro. Le placche che compongono il mantello di questo pezzo sono sicuramente la parte più interessante e trattandosi di un modello da gioco andrò a stratificarle con maggiore cura rispetto alle altre parti, cercando così di attirare l'attenzione di chi lo osserva. Secondo me infatti quando si ha a che fare con modelli da gioco bisogna cercare un po' di farsi furbi. Al colore base ho aggiunto una punta di azzurro in modo da schiarire le parti in luce. Con il colore più diluito rispetto a prima andrò a dipingere sempre verso la zona più in luce.
Adesso vado ad aggiungere ancora ulteriore azzurro alla mistura di prima in modo da schiarire ancora di più il colore e riprendo a fare quello che facevo prima, cioè lumeggiare sempre verso la zona più in luce. A questo punto si iniziano ad intravedere le prime luci, ma per ottenere un risultato soddisfacente devo aumentare il contrasto in modo da far risaltare molto di più il lavoro fatto fino ad ora. Per farlo ho deciso di aumentare la profondità delle ombre con un ink della Scale 75. Personalmente amo gli ink perché permettono di creare effetti molto interessanti grazie alla loro composizione estremamente trasparente. Cercherò quindi di portare il colore più scuro verso le zone in ombra, praticamente il contrario di quello fatto fino ad ora con le luci. Vado ad aggiungere ancora del bianco in modo da avere le ultime luci. A questo punto il modello è quasi pronto, di conseguenza vado ad aggiungere
le ultime luci, quelle più estreme, prendendo però in questo caso solamente il colore avorio con l'aggiunta sempre di acqua per poterlo diluire maggiormente, vado a riprendere semplicemente gli spigoli per dargli proprio quell'effetto visivo molto più forte rispetto a prima, li vado ad accentuare. Così facendo ho finalmente terminato il modello con le ultime luci. Cosa ve ne pare del risultato finale? Rieccomi, spero che il video vi sia piaciuto e che lo abbiate trovato comunque interessante. Nel prossimo video andrò a finire la pittura del modello. Se nel frattempo avete dei consigli, dei suggerimenti o aveste affrontato delle parti diversamente, scrivetemelo nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale e seguitemi sulla mia pagina Instagram. Detto questo, vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao! Per migliorarci tutti quanti.